Ciao, benvenuti su Minis Attack, io sono Andrea. Oggi andremo a vedere come costruire un organizer portacolori della Hobbyzone, che se non sbaglio è una ditta polacca. È un organizer di questo tipo, io al momento ne ho due, uno per i colori e uno per i pennelli. Nel video in alto qui dovrebbe esserci anche il link per l'altro organizer che riguarda i pennelli. Ricordo che sono degli organizer modulari. Modulari in che senso? Nel senso che potete acquistarne più di uno e come vedete sono attaccati con delle calamite. Quindi voi potrete metterne anche uno sopra l'altro nel caso in cui sceglieste quelli con i cassetti piuttosto che quelli con dei ripiani. E comunque vi lascio il link in descrizione per raggiungere il sito dove trovarli. Sono abbastanza economici, costano all'incirca 12-13 euro l'uno se non sbaglio. Sono homemade, tra virgolette, perché dovete costruirveli con della colla vinilica e basta. Per cui vi verranno forniti con un packaging che dopo andremo a vedere. In questo video vediamo appunto l'unboxing e il montaggio degli organizer. Vi ricordo di mettere un like al video se vi piacerà, di iscrivervi al canale e eventualmente di attivare la campanella per rimanere in attesa di aggiornamenti per i video futuri. Allora, gli organizer della Hobbyzone, vedete, arrivano in queste scatolette di cartone. Questo per la precisione è il 36 mm, che è quello per le boccette dei colori Citadel, per intenderci, quindi il diametro è di 36 mm. Ora l'unboxing, semplicissimo, non è che ci sia molto dentro, c'è della carta protettiva di quelle con le bollicine da scoppiare e le istruzioni. Con le istruzioni sono abbastanza, non dico incomprensibili, però sono 3 disegni, per quello, però è abbastanza intuibile il processo, diciamo, di creazione del sistema di archiviazione di colori, perlomeno. Anche gli altri ne ho un paio, 2, 3, sono più o meno tutti simili, poi costruito uno, gli altri vengono da sé. Queste sono le calamite. Questi sono i moduli per i colori, sono uniti, questi sono 2, poi vedremo come tagliarli. La base, che è assolutamente indifferente come posizionarla. Altri divisori, sempre collegati. È una sorta di legno, cartonlegno, balsa, non so precisamente quale sia il materiale, però sono solidi, hanno una buona rigidità e delle buonissime finiture. Se il rapporto qualità-prezzo non ha uguali, anche poi per il sistema di calamite che consente di unirne uno all'altro. Allora, questa parte del video ve l'ho velocizzata in modo tale da non annoiarvi troppo. Vedete, sto tagliando tutto quanto quelli che sono i singoli pezzi per avere un'idea un attimo precisa di come andranno montati prima di metterci la colla, sostanzialmente con un taglierino da hobby, un coltello da hobby molto molto affilato, per cui devo anche stare attento a non perdere un dito. Sto suddividendo quelli che sono i divisori perché sono uniti in un unico foglio sostanzialmente. Poi l'unica cosa da fare è ripulirli bene, ecco, in modo tale da non avere imperfezioni. Si possono grattare magari anche con un po' di carta vetrata se non vi fidate di usare il coltello così.
Ecco, sto cercando di andare a ripulire tutti quelli che sono i bordi da eventuali imperfezioni, in modo tale che anche una volta messa la colla non ci siano problemi, diciamo, di far combaciare i vari pezzi. Questo è un passaggio abbastanza essenziale, perché sennò andiamo a ritrovarci con una cosa sbilenca che... Io qui non ho ancora messo la colla, sto provando a vedere più o meno come dovrebbe venire fuori per non sbagliare poi con i pezzi. Ecco, vado a suddividere anche gli ultimi due ripiani. Non sono per niente difficili da montare, cioè alla fine vanno dal più grande al più piccolo. Ecco, questo è l'esoscheletro praticamente di come dovrebbe venire fuori il risultato. Un'ultima pulitura della base. Ecco qua. Adesso cominciamo con la colla. Come vedete ci sono le calamite che ho già appoggiato all'interno dei fori, che sono predisposti. Per attaccarli basta della semplice colla vinilica di qualsiasi marca. Io preferisco la Giotto alla Vinavil per semplici motivi funzionali, forse, non lo so, mi trovo meglio sostanzialmente. Ma è la stessa identica cosa. Certo, magari non usiamo il Super Attack o qualche altro tipo di colla iper resistente, perché se sbagliamo almeno abbiamo la possibilità di correggere il tiro aggiustando anche l'inclinazione dei vari pezzi. Se la super colla invece si fissa, rischiamo di dover buttare via tutto. Tutto, perché si staccherebbe il cartone e rimarrebbe tutto incollato male. Ecco, il foglio delle istruzioni, ecco, l'utilità più grande che ho avuto è stata questa, quella di tirare via la colla in eccesso dagli spigoli. Quindi grazie Hobbiton per averci messo le istruzioni. Ecco, come vedete, le calamite di cui vi parlavo prima, ecco, bisogna sempre, sempre, sempre guardare qual è il verso giusto, in modo tale da non avere dei problemi di magnetismo dopo, ovvero i moduli si devono attaccare e non respingere. Dopo intendo quando compreremo altri moduli, altri organizer, in modo tale che combacino sempre nella stessa direzione e con lo stesso senso, altrimenti veramente rischiamo di rovinare una sorta di, eh, come si può chiamare, una composizione, eh, per cui vanno battuti col martello all'interno dei fori che sono predisposti. Quindi continuiamo con la nostra colla vinilica, attacchiamo ogni singolo pezzo, non così magari. Ho avuto qualche problema qui.
sempre utilissimo il nostro foglio di istruzioni che vi consiglio di utilizzare come spatola per rimuovere la colla in eccesso, cosa che ho fatto durante tutto il procedimento perché ecco, prima di usare il foglio delle istruzioni però uso il dito per cercare di far fare corpo unico alla colla. Tanto poi adesso lo vedete bianco, poi appena si asciuga non si vede più. Allora, cominciamo dalla base. Ho cercato di capire quali fossero i punti di contatto in modo da mettere meno colla possibile per avere meno colla da pulire, ma far comunque stabile il mio organizer. Come vedete ho altri due pacchetti sempre della Hobbyzone da aprire. Vedete qui la recensione in alto, vi rimanda al mio video dove ho recensito anche il secondo modulo che ho acquistato, che è il portapennelli e portaoggetti della larghezza di 20 cm che fa parte della nuova collezione. Sono un po' più piccoli, ad esempio io non ho moltissimo spazio sulla scrivania, per cui una cosa un po' più compatta mi andava meglio. Ci sono anche quelli più spaziosi con più ripiani o eventualmente quelli più larghi semplicemente, però appunto per questioni personali di spazio e gestione dello spazio ho dovuto optare per questo, anche perché è più che sufficiente in realtà. Ci stanno forse un centinaio di pennelli, non credo userò mai tutti quei buchi. Su questo invece ci stanno, vediamo un attimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 boccette. 26 boccette della Citadel. Io per il momento ne ho un po' di più, però tendo a tenere fuori solo i colori che sto utilizzando, nel senso solo quelli aperti. Ho un sacco di boccette nuove, ma le ho riposte in un cassetto per non crearmi confusione ogni volta, capire qual è quello aperto, quello chiuso. Ed ecco qua, abbiamo attaccato anche l'ultimo pezzo. Sono bellissimi ragazzi, veramente, cioè solo il vedere il materiale ti dà senso di solidità. Ecco qua, finito il nostro organizer per colori della Hobbyzone. Vi lascio il link in descrizione se vi dovesse piacere. Ci tengo a sottolineare che questo video non è assolutamente sponsorizzato, solo che lo ritengo un prodotto estremamente valido per organizzare il nostro spazio di lavoro. Arrivati a questo punto spero che il video vi sia piaciuto, per cui vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, a mettere un like al video ed attivare la campanella se volete rimanere in aggiornamento dei prossimi video futuri. Per ora è tutto, un saluto da Andrea di Minis Attack.